Scrivere un libro è un po' come fare un viaggio. Pur organizzando le idee e gli obiettivi, si è certi del punto di partenza, ma non lo si è altrettanto dell'itinerario e del punto di arrivo. Per lezioni di psicodramma freudiano è successo proprio così. Ho iniziato a pensarlo diversi anni fa. Poi, per i motivi più diversi, l'elaborazione è stata più lunga del previsto. Questo però non è stato un fatto del tutto negativo, ma come per tutte le cose cui si tiene particolarmente, è stata necessaria una lenta progressione, potremmo dire una cottura a fuoco lento, che ha permesso che questo libro si sviluppasse di pari passo con la mia vicenda professionale. Come amo ripetere ai miei allievi, io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri. Cito due di grandi maestri che ho avuto, il professor Claudio Modigliani e la dottoressa Elena Benedetta Croce, che sono stati per me maestri sia di contenuto che di forma. Di contenuto perché hanno generosamente offerto a noi allievi il loro sapere, di forma perché allo stesso tempo hanno trasmesso il profondo amore e senso etico che ha caratterizzato il loro modo di svolgere il proprio mestiere impossibile. A questo proposito mi sembra illuminante quanto dice Agostino Regalbuto in un suo testo, e cioè che la trasmissione del sapere ha in qualche modo a che fare sia col potere del messaggio, sia con la potenza di chi tale messaggio trasmette. Nel mio caso, ho avuto proprio la preziosa opportunità di accedere ad un sapere ricco intellettualmente e umanamente, grazie a questi grandi maestri. Per quanto riguarda in particolare lo psicodramma, Elena Benedetta Croce è colei che mi ha permesso di avvicinarmi e quindi di appassionarmi a questo dispositivo. Un modo di dimostrare la mia riconoscenza verso coloro che mi hanno insegnato tanto, penso sia quello di trasmettere a mia volta ai miei collaboratori e allievi non solo quello che mi è stato insegnato, ma anche quello che nel tempo ha completato la preparazione teorica. La pratica professionale, il confronto con i colleghi, lo studio continuo e non ultimi l'amore e la dedizione per il mio lavoro. Uno sforzo che rappresenta il mio forte desiderio della trasmissione del sapere. Questo libro, dunque, nasce proprio dal desiderio di condividere con altri la passione che sin dall'inizio ho avuto per lo psicodramma freudiano e per la psicanalisi. Metto insieme i due termini intenzionalmente. Molto infatti si è discusso e si sta discutendo sulla relazione tra psicodramma freudiano e psicanalisi. E questa non è certamente l'occasione per affrontare del tutto una questione così complessa, ma di una cosa sono assolutamente certa. Psicodramma freudiano e psicanalisi sono accomunati dal fatto di essere focalizzati sul soggetto, inteso come soggetto dell'inconscio, ed è proprio questo carattere in comune che rende queste prassi estremamente efficaci. Qui ci si rifà un po' alla dimensione della rilettura che Freud ha fatto di Lacan.
Tornando al tema della presentazione, con questo libro intendo offrire a tutti coloro che lo desiderano l'opportunità di accostarsi al dispositivo dello psicodramma freudiano, una forma di terapia in gruppo che si dimostra sempre più un valido ed efficace strumento nei vari contesti in cui viene utilizzato, quindi contesti di cura, contesti di formazione, contesti di supervisione. Non a caso ho deciso di scegliere come titolo del libro Lezioni di psicodramma freudiano perché voglio rivolgermi ai lettori come una docente che desidera trasmettere alcune nozioni di base su questo incredibile dispositivo. Utilizzo il termine incredibile volutamente. Nella mia lunga esperienza come terapeuta di gruppo, ho assistito a dei veri e propri piccoli grandi miracoli. A questo proposito mi viene in mente la frase che pronunciò l'astronauta Neil Armstrong quando pose piede sulla Luna per la prima volta. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Ecco, nelle sedute di psicodramma assistiamo spesso a piccoli passi compiuti dai nostri pazienti, che rappresentano l'inizio di significativi cambiamenti però nella propria vita. Parlo di miracolo certamente non per evocare forze trascendenti, ma per sottolineare come lo psicodramma freudiano renda tangibile e concreta la possibilità di accedere con incredibile immediatezza al nostro sapere inconscio, a quello che Lacan chiama il sapere che non sappiamo di sapere e che rimane usualmente nascosto anche o forse soprattutto a noi stessi. Il libro si sviluppa seguendo quello che noi chiamiamo fil rouge, ovvero una sequenza di discorsi che seguono un filo, una logica. Il punto di partenza del mio lavoro è stato l'interrogativo. L'uomo è un animale sociale? Una questione che ha animato e anima tuttora il dibattito nell'ambito delle scienze sociali e che permette di riflettere sul ruolo che la dimensione di gruppo ha nello sviluppo del soggetto. Il ruolo del gruppo nella storia dell'umanità ha sempre avuto un'importanza particolare, alle volte non sempre positiva. La condizione umana ha indubbiamente trovato nella dimensione di gruppo il requisito indispensabile per la sua evoluzione. Fin dall'antichità, tutti i momenti significativi della vita di un uomo si sono svolti prevalentemente nell'ambito della comunità di appartenenza. D'altra parte, la dimensione di gruppo, sempre riferendosi alla storia dell'umanità, ha spesso e volentieri favorito dimensioni regressive in cui il soggetto tende a evaporare rispetto alla spinta della collettività. In questo ambivalente rapporto tra singolo e gruppo si sono trovate ad operare anche le discipline psicologiche. Le terapie di gruppo, sia per motivi pratici che per la loro efficacia, si sono col tempo diffuse sempre di più. Ma perché proprio una terapia in gruppo? Nel libro ho compiuto un breve excursus delle discipline psicologiche in cui veniva utilizzata la dimensione di gruppo. Fin dai movimenti, diciamo così, pionieristici delle terapie di gruppo, ci si è resi conto che la collettività poteva avere capacità terapeutiche
in quanto consentiva di superare l'isolamento che generalmente deriva dal disagio fisico e psichico. Passando in rassegna brevemente alcune delle prime e più famose terapie di gruppo, sono partita dalla fine dell'Ottocento, risulta evidente come la dimensione di gruppo sia in grado di enfatizzare la capacità dei singoli. I pionieri di questo particolare tipo di psicologia hanno verificato che le potenzialità dei singoli vengono amplificate dalla presenza attiva di altri soggetti con problematiche simili e il famoso detto mal comune mezzo gaudio è stato portato in qualche modo a sistema. Non voglio certo banalizzare il lavoro clinico e teorico di coloro che per primi hanno avuto l'intuizione di utilizzare il gruppo come cassa di risonanza delle capacità dei singoli. Ma indubbiamente questo cambio di prospettiva nelle scienze psicologiche ha avuto un'importanza cruciale. Lo stesso Freud, in uno dei suoi saggi dedicati alla dimensione sociale, Psicologia delle masse e analisi dell'io, ha asserito che la sociologia non è altro che una psicologia applicata. E non solo. Nella vita psichica del singolo, l'altro è regolarmente presente come modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico. E pertanto in questa accezione più ampia, ma indiscutibilmente legittima, la psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall'inizio, psicologia sociale. In sintesi, quindi, Freud valorizza la dimensione di gruppo nella evoluzione psichica del singolo individuo. In questo senso, lo psicodramma freudiano rappresenta, unico nel suo genere, un ideale punto di incontro tra dimensione gruppale e dimensione individuali. Infatti, è un dispositivo che, pur operando in una dimensione di gruppo, permette di effettuare terapie e analisi individuali. Gruppo quindi come dimensione che ha un suo ruolo specifico e cruciale nello sviluppo del soggetto. Risulta a questo proposito importante distinguere terapie di gruppo e terapie in gruppo, in quanto nelle prime il focus è sulla dimensione gruppale, mentre nelle seconde lo è sul singolo soggetto. Lo psicodramma freudiano rientra in quest'ultima categoria. Cosa ha di particolare questo dispositivo? Innanzitutto è sia uno spazio di ascolto che di parola, nonché uno spazio per brevi drammatizzazioni. Come amava dire Elena Croce, il corpo non mente, e proprio grazie ai cambiamenti di ritmo creati dall'alternanza tra parola e rappresentazioni, possono emergere delle verità spesso celate da parole vuote. Ancora Elena Croce, che ricordiamolo, portò in Italia lo psicodramma ideati dai coniugi Eugénie e Paul Lemoine, rileva che il gioco riuscito
è il gioco riuscito male, per sottolineare appunto l'importanza dell'inciampo nello svolgimento del gioco. Proprio lì, nello scarto tra ciò che si dichiara e ciò che si rappresenta, l'ascolto attento dei terapeuti potrà individuare quella faglia attraverso cui intravedere la vera natura del soggetto. Per Lacan, la funzione dell'analista consiste nel ricondurre il soggetto nel transfert all'incontro con la propria mancanza. Lo psicodramma freudiano consente proprio di facilitare questo incontro. Grazie quindi a questa pluralità di stimoli, parola, ascolto, rappresentazione, sguardo, i partecipanti possono essere posti nella condizione di familiarizzare con le parti di sé più vere e spesso più nascoste. Il gruppo di psicodramma può essere quel luogo dove il soggetto si offre ad uno sguardo altro, per un punto di vista altro. Ciò che quindi si propone è provare a dare un senso a qualcosa che fino a quel momento non è nemmeno stato pensabile né rappresentabile. In sintesi, fondare un linguaggio e dare un nome nuovo alla propria realtà. Con lo psicodramma si avvia quella che Freud chiama la costruzione in analisi. A questo proposito, Elena Croce scrive: la costruzione non è un contenuto più o meno teorico, ma è l'atteggiamento di fondo che crea la possibilità stessa dell'analisi, o meglio ancora, condizione del linguaggio stesso, anche al di fuori dell'analisi. È la forma universale singolare a partire dalla quale ogni parola può diventare interpretazione. Costruzione perché non motivata da fini scientifici, intesi a ricomporre un evento in senso positivistico o magari oggettivo, ma è funzione di un dispositivo atto a permettere al soggetto la traversata del proprio fantasma o dei propri fantasmi. Questo libro, dunque, prendendo le mosse dalle terapie di gruppo in generale, vuole accompagnare il lettore nel porre attenzione allo psicodramma freudiano e ai suoi strumenti specifici, sottolineando al tempo stesso la base teorica che sottende ad ognuno di essi. Ritengo infatti essenziale che qualunque intervento terapeutico o analitico deve fondarsi su solide basi teoriche, e questo per un motivo essenzialmente etico. Bisogna avere profondo rispetto per i pazienti, o comunque per tutti coloro che a vario titolo si avvicinano alle diverse pratiche psicologiche. Un rispetto che implica da parte di noi operatori un'incessante attività di studio e di ricerca per non correre il rischio di offrire pratiche superficiali, inutili se non dannose. Lo studio e la ricerca devono arricchirsi di un continuo confronto tra noi operatori, e questo libro spero sia l'occasione per alimentare questo confronto. Adesso dirò qualcosa di
più attinente al piano pratico per provare a spiegare a chi non si è mai avvicinato a questo dispositivo in che cosa veramente consiste. È, come abbiamo detto, un dispositivo che serve sia per dimensioni terapeutiche che per dimensioni formative e di supervisione. Io faccio, per esempio, gruppi di supervisioni mensilmente, ma la supervisione che si fa con lo psicodramma analitico è una supervisione del tutto particolare, perché si utilizza il gruppo come cassa di risonanza per permettere a tutti i componenti del gruppo di arricchirsi attraverso l'esperienza e l'ascolto dell'altro. Il gruppo terapeutico, invece, è un gruppo che si fa settimanalmente, si lavora, diciamo, su piccoli gruppi, quindi un massimo di 12 persone. Si può fare un gruppo anche con 3 persone, 2 no perché sarebbe un lavoro di coppia, ma da 3 persone si può già iniziare a lavorare in gruppo fino a un massimo di 12 persone. Questo gruppo si riunisce appunto settimanalmente, la durata delle sedute è di circa 1 ora e mezza e quello che conta in questo lavoro, come ho provato già a dire, è che ognuno comincia a parlare di sé, delle proprie esperienze e gli altri ascoltano questo primo discorso a cui possono associare poi un loro discorso che non necessariamente deve seguire la logica della coscienza, ma può essere una libera associazione. Quindi a un discorso se ne associa un altro che può essere apparentemente completamente diverso, ma poi si vedrà alla fine della seduta che in realtà c'è stato appunto il fil rouge che ha girato, ovvero l'inconscio funziona per associazioni e quindi tutti i discorsi sono in realtà conseguenziali. A un certo punto l'animatore decide di scegliere quello che sarà il gioco di quella seduta. Il gioco non è altro che la possibilità di far rappresentare un discorso o un pezzo di uno dei discorsi che ha girato sino a quel momento. L'animatore chiede alla persona se vuole giocare, non si obbliga mai a giocare, ma si interrogano le persone se vogliono giocare. La persona scelta si alza, viene al centro della stanza e gli si fanno scegliere i personaggi per rappresentare quel frammento di discorso che si vuole giocare. Non esiste non esiste una regia esterna. Il regista lo fa l'operatore stesso del gioco. Il protagonista del gioco è pure il regista del gioco. Questa è una differenza fra lo psicodramma freudiano, ad esempio, e quello moreniano, in cui invece c'è una regia. Invece nello psicodramma freudiano la regia viene fatta dal protagonista del gioco stesso. A questo punto c'è la scelta di quelli che noi chiamiamo io ausiliari, cioè
il protagonista del gioco si sceglie i vari protagonisti. Facciamo un esempio. Si vuole giocare, che ne so, una discussione che il protagonista ha avuto con i genitori la sera prima a cena, allora si chiede al protagonista di scegliere fra tutte le persone componenti il gruppo un padre e una madre. Questa scelta si fa sulla base di quello che al soggetto in quel momento viene in mente, la persona che può rappresentare meglio, secondo lui, o la madre o il padre. Questa scelta noi la chiamiamo fatta per tratto unario. Il tratto unario sarebbe un tratto che la persona proietta sulle persone del gruppo e che fa sì che senta come vicino a sé quella scelta che sta facendo. Dopodiché si mette in scena il gioco, il protagonista ovviamente dà un copione a ognuno dei partecipanti e si prova a vedere che cosa esce fuori. Il ruolo dell'animatore della seduta è quella di decidere quando viene fermata la seduta. La seduta viene fermata appunto dall'animatore, che domanda al protagonista se secondo lui la scena che è stata giocata è conforme a quello che lui si aspettava oppure no. In genere non è mai conforme, perché ovviamente qui siamo su un livello di rappresentazione assolutamente immaginaria che si distanzia sempre da quella che è stata la realtà. E lo psicodramma lavora molto sullo scarto tra quello che ci si aspettava che il gioco fosse e quello che poi si scopre il gioco essere. Dopodiché l'animatore in genere fa fare un cambio di posizione, cioè c'è un'inversione di ruolo, per cui il protagonista può prendere il posto o del padre o della madre e si ripete la scena. Di nuovo si fa questo nuovo gioco con un cambio di ruoli e a quel punto o si fa un ulteriore cambio di posizione o si termina anche il gioco nella posizione del protagonista al posto dell'altro. Dopodiché tutti tornano a posto, meno il protagonista. Il protagonista seguita a stare al centro della sala e gli viene fatto fare quello che noi chiamiamo l'assolo. L'assolo è un momento molto importante perché praticamente permette una specie di decantazione tra quello che è stato la posizione del fare il gioco alla posizione di tornare a posto. Nell'assolo il protagonista viene invitato a parlare a voce alta in prima persona, discorso diretto, su cosa lui pensa dopo che è avvenuto il gioco, cosa pensa di quello che è stato detto nel gioco. Spesso l'animatore può fare un doppiaggio. La funzione del doppiaggio significa mettersi dietro al protagonista e fare un pensiero a voce alta. Questi pensieri a voce alta
questo doppiaggio servono per dare un ulteriore punto di vista della situazione al protagonista del gioco. Dopodiché si torna a posto e si seguita a parlare. Le persone seguitano a parlare, dopodiché l'animatore può decidere di fare anche un altro gioco. In una seduta è possibile che ci siano 2 giochi. In genere poi si riparla ancora un po' e dopo questo si torna tutti a posto e la seduta finisce e l'animatore passa la parola all'osservatore. L'osservatore, che chiaramente è sempre un altro psicoterapeuta, ha il compito non di fare una restituzione, perché nel nostro modo di lavorare noi non restituiamo niente, ma l'osservatore dovrebbe fare un atto analitico, cioè dire qualche cosa che riguarda le cose salienti accadute in quella seduta, non un riassunto della seduta, ma soltanto i punti fondamentali di quella seduta e può fare degli interrogativi, perché il fine dell'osservazione non è quello di pacificare gli animi, ma è quello di aprire nuovi discorsi, nuovi interrogativi, perché lo psicodramma freudiano è assolutamente una dimensione analitica che, come ho un po' provato a dire nella presentazione, mira a scovare la dimensione soggettiva. Qui bisogna fare un riferimento preciso a quella che è un po' la teoria lacaniana. Lacan ha scoperto il soggetto dell'inconscio, diversificandolo dalla dimensione dell'io. L'io non è il soggetto è soggetto dell'inconscio, l'io è quello che esce fuori dalle identificazioni coscienti che ognuno di noi ha di se stesso relativamente a un piano immaginario. Faccio solo un piccolo cenno perché se no si potrebbe parlare non si sa quanto, sulla questione dello stadio dello specchio. Nello stadio dello specchio si vede come si costituisce l'io, che è appunto una dimensione immaginaria che si fonda sulla base delle stratificazioni dei vari ascolti che la persona fa a partire dal 18° mese di età, possiamo dire, cioè la costruzione della fase dello specchio, che serve appunto per costituire l'io, che non va confuso con il soggetto, che è invece il soggetto dell'inconscio. Tutto lo psicodramma cerca di scovare dove sta il soggetto rispetto alle posizioni identificatorie dell'io. E quindi gioca continuamente sullo scarto tra quello che noi crediamo che le cose siano e ciò che invece le cose sono, tra ciò che noi crediamo di essere e ciò che invece scopriamo pian piano emergere di noi. E quindi abbiamo questa dimensione etica di ricerca della verità soggettiva, di verità del soggetto. Io mi fermerei qua perché vorrei sentire se ci sono delle domande.
Eccoci, allora intanto ringrazio la dottoressa Fortuna di questa esposizione, sia nella prima parte diciamo più epistemologica e teorica, sia poi nella parte metodologica, che è quella che ha attirato maggiormente l'attenzione dei nostri partecipanti. Sono arrivate delle domande, io andrei a leggerle. Allora, Patrizia chiede se c'è un rapporto fra lo psicodramma freudiano e quello di Moreno. Tu avevi già anticipato che le differenze stanno nella regia, però magari se puoi approfondire similitudini e differenze dei due Sì, strumenti. sì. Beh, ci sono molte differenze fra lo psicodramma moreniano e lo psicodramma freudiano, anche se lo psicodramma freudiano ha mutuato alcune cose dallo psicodramma moreniano. Lo psicodramma moreniano si basa essenzialmente sulla dimensione catartica, cioè sul fatto che le persone devono spontaneamente mettere fuori tutto quello che hanno dentro, proiettivamente. Questa sarebbe la dimensione catartica. E poi ci sono delle differenze proprio tecniche, perché per esempio si comincia con una fase che viene detta di riscaldamento, che nello psicodramma freudiano non esiste. La fase di riscaldamento consiste nel parlare tutti quanti insieme di cose che hanno colpito, e poi si va a fare delle drammatizzazioni, ma le drammatizzazioni seguono questa dimensione di una regia esterna, quindi non è il protagonista del gioco a fare la regia del proprio gioco, ma è l'animatore, il conduttore che fa la regia del gioco e quindi dirige un po' il gioco, mentre invece nello psicodramma freudiano il gioco è lasciato totalmente alla persona che se lo gestisce come sente. Il gioco si fa come si può fare praticamente. Bene, allora ti ringrazio di questa risposta. Sempre Patrizia chiede, in una seduta di psicodramma, qual è l'importanza rivestita dal corpo e quale quella del linguaggio parlato? È una domanda molto importante, perché chiaramente una delle differenze fondamentali tra psicanalisi e psicodramma sta proprio nell'utilizzo dello sguardo. In analisi non ci si guarda. Nell'analisi freudiana le persone vanno addirittura sul lettino, quindi lo sguardo dell'analista non è presente. Mentre invece nello psicodramma le persone sono soggette a guardare e ad essere guardati. E Lacan, a proposito dello sguardo, ha parlato di funzione scopica, cioè non è solo vedere, ma lo sguardo ha a che fare con una dimensione di piacere nel guardare. C'è una voglia di guardare e nello psicodramma si è soggetti allo sguardo dell'altro e noi guardiamo l'altro da cui siamo guardati. Quindi lo sguardo svolge una funzione prioritaria, potremmo dire. E lo sguardo ci richiama a tutta la questione del corpo. Il corpo viene messo in gioco perché le persone si alzano, drammatizzano
e quindi il corpo è assolutamente in gioco, mentre invece questo nell'analisi il corpo è come se fosse un po' fra parentesi, perché del corpo si parla soltanto. Il soggetto in analisi parla del proprio corpo, ma non mette in gioco il corpo, come avviene invece nello psicodramma. Bene, grazie. Martina chiede, in base a quali criteri l'animatore sceglie il frammento di dialogo da rappresentare e dunque la persona che gioca? La scelta viene fatta in base all'ascolto analitico dell'osservatore, non dell'osservatore, dell'animatore, nel senso che l'animatore deve avere in mente tutti i discorsi che hanno girato fino a un certo momento, e quando una persona porta una dimensione importante che si capisce possa racchiudere tutti i discorsi che sono stati fatti fino a quel momento, allora l'animatore fa la scelta di quel gioco, perché trova che quel gioco può condensare in sé tutti i discorsi che sono avvenuti precedentemente fino a quel momento. Ringrazio. Allora, Sandra chiede, da quello che ha capito, questo dispositivo è ampiamente utilizzato nei gruppi di formazione, però anche con i pazienti, presume, no? Quindi, Certo. quali sono però i criteri attraverso i quali i pazienti possono essere scelti per partecipare? Cioè, o meglio, magari prova a rielaborare, ci sono criteri di esclusione da questo tipo di dispositivo? Ma in realtà i sacri testi, per esempio, dicevano che delle persone con spiccate caratteristiche paranoidee era meglio non inserirle. Però noi abbiamo tanto lavorato con lo psicodramma, sono ormai più di 40 anni che lavoriamo con lo psicodramma assiduamente, e ci sono state delle evoluzioni, per cui in genere la costituzione di un gruppo viene fatta così. Possono accedere, diciamo, una serie, un certo numero di persone nevrotiche, ci si possono inserire fino a 2 psicotici e poi delle persone anche con disturbi psicosomatici, perché si è visto che questa metodica funziona molto bene per i disturbi psicosomatici. Per cui i gruppi vengono fatti sulla base delle richieste che le persone fanno di entrare in un gruppo. Chiaramente il terapeuta ascolta queste richieste e decide poi dell'inserimento nel gruppo. E noi siamo soliti fare una serie di colloqui prima che la persona entri nel gruppo, che si chiamano colloqui preliminari, che servono al terapeuta per fare una operazione di ipotesi diagnostica prima di inserire le persone nel gruppo. Quindi si fanno dei colloqui preliminari e poi le persone si inseriscono nel gruppo. Però noi abbiamo molto ampliato la possibilità, dando a tanti la possibilità di partecipare, per cui partecipano anche appunto personalità molto complesse come gli psicotici o come dei gravi nevrotici, perché non è che gli psicotici necessariamente siano per forza sempre più gravi, ci sono dei forti isterici che possono essere più gravi degli psicotici. Ma noi inseriamo sia psicotici, sia nevrotici che pazienti psicosomatici. E tra l'altro vorrei ricollegarmi a questo perché mi è venuto in mente mentre ne parlavi, no? Uno fa appunto, c'è il colloquio preliminare, c'è una valutazione, ovviamente non potrà mai essere completamente esaustiva o comunque prevedere
delle situazioni. Se capita un momento di crisi, di scompenso, insomma, della persona durante una sessione di psicodramma, solitamente come si interviene, a parte l'interruzione, presumo? Ma a dir la verità, io sono 40 anni che faccio gruppi, a me non è mai capitato di avere persone che abbiano crisi o si scompensa, perché dipende molto da come si anima. E il nostro modello di animazione è un modello molto rispettoso anche delle dimensioni difensive che i vari pazienti possono portare. Per cui in genere questi momenti così forti di crisi non si verificano. Quindi è ok, insomma, è più una cosa che sta nell'immaginario. Sta più nell'immaginario che non nella realtà. Nella La realtà realtà. poi i gruppi avvengono. Bisogna saper animare, questo sì, bisogna Certo. saper animare perché bisogna cogliere le dimensioni difensive di ognuno e non forzarle mai troppo. Però questa è l'abilità dell'animatore e noi facciamo un lunghissimo percorso di formazione per diventare psicodrammatisti proprio per essere allenati a tutte le possibilità che ci si presentano. C'è una formazione specifica per diventare psicodrammatisti che è una dimensione di grande lavoro su se stessi, molto importante. Beh, ti ringrazio. Passo con la domanda di Anna che dice: se lo psicodramma è un dispositivo analitico, si chiede se uno psicologo del lavoro che lavora con i gruppi possa utilizzarlo pur non avendo una formazione analitica o dinamica. Ma c'è una formazione per diventare psicodrammatisti, perché non è una cosa che ci si inventa, ci si diventa dopo aver fatto una formazione. Ora uno può essere uno psicologo del lavoro, l'importante è che abbia fatto la formazione per lo psicodramma. Ok, allora, sto leggendo perché stanno arrivando tante domande. Allora, Federica chiede se puoi approfondire nuovamente il ruolo del doppiaggio dell'animatore. Sì, in realtà non l'ho detto, ma la funzione del doppiaggio io la utilizzo non solo come animatore, ma la faccio utilizzare anche ai partecipanti del gruppo. Cioè, mentre avviene anche il gioco, io invito le persone da posto che se vogliono partecipare in qualche modo al gioco, lo possono fare attraverso questa funzione che è la funzione del doppiaggio. Doppiare significa che una persona si alza dal posto, va dietro a uno dei protagonisti del gioco ed esprime un pensiero a voce alta. Questo serve per dare punti di vista diversi a quelli che si stanno trattando in quel momento nel gioco. Questa è la funzione del doppiaggio e nell'assolo il doppiatore è l'animatore, solo l'animatore può fare i doppiaggi nell'assolo, non i partecipanti. Mentre invece durante il gioco i partecipanti del gruppo possono doppiare a loro volta. La funzione del doppiaggio è molto importante perché permette alla persona che sta giocando di sentire in automatico nuovi punti di vista rispetto a quello che lui sta portando. Ti ringrazio. Allora, Ludovica lavora come volontaria psicoterapeuta nelle carceri e quindi chiede se nelle sedute di gruppo con i detenuti è consigliato questo dispositivo. Ah, certo, l'importante è saperlo fare, ma saperlo fare, se uno lo sa fare, può essere importantissimo perché
è un modo per far sì che le persone si rendano conto e scoprano cose di se stesse che non avevano mai sospettato, perché il gioco, essendo una dimensione assolutamente immediata, fa venire fuori delle cose che le persone non sanno di loro stesse. Quindi si scopre, per esempio, da che posizione noi parliamo, perché noi in realtà parliamo, ma mentre parliamo siamo parlati, e quindi spesso non ci rendiamo conto che parliamo dal posto, per esempio, di nostra madre, di nostro padre, di un fratello, di un amico, e i giochi servono proprio per far emergere queste incredibili cose nascoste che ognuno di noi ha circa se stesso. La domanda di Elena un po' prevedo che ha una risposta simile a questa che hai dato, perché è la stessa domanda, semplicemente chiede se si può fare anche con gli adolescenti. Sì, sì, si fanno gruppi di psicodramma con dovute modifiche. Ci sono gruppi di psicodramma sia per bambini, per adolescenti e per adulti. Ok. Allora, prima hai fatto il raffronto fra lo psicodramma freudiano e quello moreniano. Alessio chiede invece fra quello freudiano e quello junghiano analitico individuativo. Ci sono grandi differenze o punti di contatto che tu sappia? Sì, ci sono delle differenze con lo psicodramma junghiano. Noi lavoriamo e facciamo i giochi solo a partire da dimensioni che riguardano la realtà o i sogni. Si possono giocare anche i sogni, ma noi non giochiamo mai quelle che si chiamano le scene fabulate. Le scene fabulate sarebbero scene fondate sulla immaginazione. Io mi sono immaginato che, insomma, e si fa un gioco sull'immaginazione. Gli junghiani, lo psicodramma junghiano lo fanno, noi non lo facciamo, quindi c'è una differenza in questo, per esempio. Allora, Patrizia chiede se è possibile pensare ad un etno-psicodramma. Forse ci si arriverà man mano che ci evolviamo, forse ci si arriverà. Per il momento ancora no, però, come dire, noi lo psicodramma, ricordiamoci, è un'analisi individuale in gruppo, per cui non si lavora sul gruppo inteso come unità, ma si lavora con i singoli individui che utilizzano il gruppo come cassa di risonanza. Quindi c'è una diversità fra le terapie di gruppo e lo psicodramma, che è una terapia in gruppo. Nella terapia in gruppo si lavora sempre sul singolo e non si favorisce la dinamica di gruppo. È un altro modo di lavorare. Quindi, per esempio, Mino che chiede se si può utilizzare in terapia di coppia. Sì, c'è lo psicodramma di coppia. Esiste lo psicodramma di coppia, che però viene lavorato fra le due persone, ognuno con il proprio fantasma, non con l'altro della realtà. Quindi, per esempio, nella terapia, con lo psicodramma di coppia, le persone non litigano, non possono litigare, perché la condizione è fatta in modo tale che ognuno lavora con il proprio fantasma, non con l'altro della realtà. Si fanno lo stesso i giochi, ma i giochi riguardano l'altro della realtà, ma si lavora sull'altro che si ha dentro di noi, per cui le persone non litigano. È un bellissimo lavoro, è un lavoro a termine, lo psicodramma di coppia, diversamente dallo psicodramma di gruppo, che è le persone entrano, fanno il loro percorso e poi se ne vanno.
Lo psicodramma di coppia si fa a termine, per cui si fanno 10 sedute, alla fine della 10ª seduta si può ricontrattare altre 10 sedute, ma alla 20ª si finisce. Ok, allora Patrizia fa una domanda abbastanza complessa, nel senso che dice, lei è molto interessata al rapporto tra linguaggio verbale e corporeo, no? E da una parte si dice che il corpo non mente, mentre con il linguaggio si può mentire. E allora dice, come si fa a fidarsi di quanto viene detto durante una sessione di psicodramma? E io aggiungo, è così importante il concetto di verità in una sessione di psicodramma? Beh, la psicanalisi si basa sulla ricerca della verità soggettiva, che vuol dire scoprire quanto io ho vissuto sulla base dei condizionamenti sociali, condizionamenti dell'altro, piuttosto che sulla base del mio desiderio inconscio. Quindi è un discorso di verità. La questione del corpo è come dire, il corpo non mente, ma se uno vuole sapere qualcosa che riguarda il corpo, bisogna che la persona dica qualcosa di quello che il corpo le produce e gli sta producendo. Noi facciamo mettere tutto in parola, anche le dimensioni che riguardano il corpo, ma non è che il corpo trasmette, anche il corpo deve passare attraverso un linguaggio.